Oggi condivido con voi una mia idea per riciclare il pane raffermo e consumare i pomodori quando sono molto maturi. È buonissima, ragazzi. Allora, prendiamo il pane e andremo a sbriciolarlo a pezzi grossi. Adesso chiudiamo e picchiamo, vai! Vai, dai! Dacci! Pani, sì. Un altro po'? Sono 300 grammi di pane. Una ciotola bella grande e mettiamo dentro il pane. Metti qua, vai, così. Tutto, mettilo tutto qua. Dai, metti il pane nella ciotola, così. Fai così, se no stiamo fino a domani. Pomodori, la varietà che preferite, l'importante è che siano belli maturi. Pão, bravo, pão, isso mesmo, pane, pão. Dai, prendiamo il pomodoro e lo tagliamo a pezzettini piccoli, così. Tolgo giusto questa parte qua del pomodoro, poi il resto tutto così a pezzetti. Per creare questa ricetta mi sono ispirata ad una sorta di pizza che fanno in Sardegna a Villa Simius con il pomodoro, però loro fanno proprio un impasto con la semola, il lievito e tanti pomodori freschi. Io invece di utilizzare la semola ho pensato di utilizzare il pane, quindi mi è venuta in mente la panzanella toscana e ho detto, ma se provassi a fare una specie di panzanella però mescolando bene in modo da farla diventare un impasto e poi infornare, potrebbe venire bene. Così ho fatto e in questo modo è nata questa ricetta qui. Tu mi aiuti o mangi e basta? Piero mio amore. Con un bel pizzico di sale, vai, metti il sale così. Bravo, basta. Poi aggiungiamo anche tanto basilico spezzettato, però così, Piero, così. Senza i gambi, amore. E una cipolla. Seduto, una cipolla tagliata a pezzetti piccoli. Metti il basilico, metti il basilico, Piero. Niente, oh. Buona. Aggiungete anche una tazzina di caffè piena d'olio d'oliva, così, e mescoliamo. Fate riposare una decina di minuti in modo da rilasciare acqua. Per farla venire bene bisogna mescolare con le mani, ovviamente pulite, quindi facciamo così. Bene, placca del forno, potete ungerla bene come preferisco io, così si forma una bella crosta, oppure se volete farla più leggera foderare con la carta forno. Vado a mettere l'olio. Con le mani distribuiamo bene l'olio. Farina di mais o farina per polenta.
Oggi ne ho fatta tanta e quindi ho deciso di cuocerla in forno, però potete cuocerla senza problemi nella friggitrice ad aria, ma anche in una buona padella antiaderente. Ok? Ecco qua. Se volete che sia soffice potete aggiungere anche un cucchiaino di lievito istantaneo per torte salate, però a me piace farla croccante. Rovesciamo tutto in teglia, così. C'è un video del polpettone che ho fatto e non avrei mai detto, perché proprio fatto in modo semplice come faccio di solito, e l'ho pubblicato su Facebook. Una polemica perché ho impastato dentro alla ciotola della carne, insomma ho impastato con le mani. Ragazzi, le mani è l'attrezzo più meraviglioso che esiste. Ah, ma perché non vi mettete i guanti di qua, di là? Guardate che le mani pulite sono meglio dei guanti non puliti che toccano tutto, Distribuiamo bene bene, perché dobbiamo creare un impasto bello sottile, così. Un po' leggera però. Poco olio. E adesso inforniamo. Qui in basso e poi la alzo un pochino. Ed ecco a voi il risultato dopo un'ora di cottura al massimo nel mio forno. Questo forno è un pochino lento. Se invece avete un forno ventilato elettrico basteranno 30-35 minuti. Ed ecco qua. È buonissima, ragazzi. È buonissima anche fredda, In base al tempo di cottura potete farla più o meno croccante. Guardate, questa è quella che ho cotto un po' meno e questo invece è un pezzetto che ho cotto un po' di più. Quindi a voi la scelta, se preferite più croccante o meno croccante. Questa è la parte sotto. Mi dispiace che non riesco a farvi sentire il profumo perché è divino, divino.